Finita la cena, in cui è stato molto taciturno, il comandante Carlo Fecia di Cossato prende congedo dai commensali e si ritira nella stanza in cui è ospite. Prende carta e penna e inizia a scrivere. I suoi occhi si fanno lucidi mentre rilegge la lettera. Poi guarda fuori dalla finestra mentre il sole scompare all'orizzonte davanti al golfo di Napoli. Cossato apre il cassetto della scrivania. Dentro c'è una pistola. Dopo aver comandato il sommergibile Enrico Tazzoli conseguendo grandi successi, nel febbraio 1943 Carlo Fecia di Cossato diventa capitano di fregata della terza squadriglia torpediniere e il 7 aprile prende il comando della torpediniera Aliseo. Il Tazzoli, ormai obsoleto, viene disarmato e adibito al trasporto di materiale strategico tra Europa e Giappone. In cambio, la Kriegsmarine fornisce alla Regia Marina U-boot tedeschi, provvedendo all'addestramento degli equipaggi italiani. Il Tazzoli, a comando del capitano Giuseppe Caito, viene assegnato alla base navale Betasom di Bordeaux. Dopo aver addestrato l'equipaggio per le lunghe traversate, il 16 maggio il sommergibile salpa con 51 uomini e 165 tonnellate di materiali. Il sommergibile è diretto a Singapore, allora sotto controllo giapponese, e avrebbe dovuto navigare isolatamente mettendosi di tanto in tanto in contatto radio con la base per comunicare la propria posizione. Il primo contatto sarebbe dovuto avvenire il 24 maggio, ma l'unità non dà più sue notizie. Probabilmente è stata affondata senza superstiti subito dopo la partenza da una mina posata dagli aerei alleati nel Golfo di Biscaglia. È la prima missione del sommergibile dopo che Carlo Fecia di Cossato ne ha lasciato il comando. Alla notizia il comandante rimane molto scosso e questo evento avrà un peso determinante nelle sue tragiche decisioni future. L'8 settembre coglie Fecia di Cossato in navigazione dalla Spezia a Bastia. A bordo dell'Aliseo c'è anche il comandante delle siluranti ammiraglio Amedeo Nomis di Pollone e l'ammiraglio Aimone di Savoia-Aosta. Arrivata a destinazione, il comandante apprende dell'armistizio. Il 9 settembre le truppe tedesche occupano il porto e le sue batterie costiere aprono il fuoco contro le imbarcazioni italiane, inclusa la torpediniera Aliseo. Di Cossato inizia a manovrare per evitare il fuoco nemico. Le salve delle batterie costiere e delle 11 imbarcazioni tedesche nella rada cadono sempre più corte intorno alla torpediniera. Presto l'Aliseo sarà fuori tiro. Il comandante Fecia di Cossato è riuscito finalmente a portare la nave e i suoi uomini in salvo quando si accorge che per la torpediniera Ardito le cose non vanno così bene. È stata già colpita più volte dalle batterie tedesche. Il comandante digrigna i denti e senza esitare ordina di invertire la rotta. L'Aliseo ed il suo equipaggio si gettano di nuovo nel fitto della battaglia, affrontando le unità tedesche che includono anche i piroscafi armati italiani Humanitas e Sassari, caduti in mano ai tedeschi. Nel frattempo, alcune batterie sono riconquistate dagli artiglieri italiani che aiutano l'azione dell'Aliseo. Più tardi si unisce al combattimento anche la corvetta Cormorano. Alle 7:30 l'Aliseo è centrata da un colpo di un 88 mm in sala macchine. Riparato il danno, l'unità torna in combattimento e affonda sia i cacciasommergibili che le motozattere tedesche e mette inoltre fuori uso l'Humanitas ed il Sassari, che poi torneranno in mano italiana. Non c'è esultanza da parte del comandante italiano, c'è solo la consapevolezza di aver compiuto il suo dovere. La sera stessa dello scontro vittorioso, Carlo Fecia di Cossato si ritira nella sua cabina e chiede alla sua ordinanza di portargli un paio di forbici. Ne esce qualche ora dopo, silenzioso e triste in volto. Sulla sua divisa non ci sono più i nastrini delle 3 decorazioni tedesche. La vittoria, riportata a Bastia, contribuisce al conferimento della medaglia d'oro al valor militare a Fecia di Cossato. Dopo il combattimento, l'Aliseo, insieme a molte altre unità, fa rotta per Portoferraio, dove sbarca i naufraghi tedeschi che ha recuperato in mare. Nel mattino dell'11 settembre la nave, insieme ad altre 6 torpediniere,
tra cui le gemelle Indomito, Animoso, Ardimentoso e Fortunale, fa rotta per Palermo. Qui ricevono provviste dagli Stati Uniti. Il 20 settembre 1943 la nave arriva finalmente a Malta, dove consegna parte dei viveri alle altre navi italiane già nell'isola. Il 5 ottobre l'Aliseo e le altre torpediniere lasciano Malta e tornano in Italia. La nave comandata da Fecia di Cossato fa ora base a Taranto, da cui parte per ulteriori missioni di scorta con i cobelligeranti. Quando in primavera si diffonde la notizia che, nonostante la cobelligeranza, le navi italiane sarebbero state comunque cedute alle potenze vincitrici, Di Cossato ordina alla propria squadra: se venisse confermato l'ordine di consegna, dovunque vi troviate, lanciate tutti i vostri siluri e sparate tutti i colpi che avete a bordo contro le navi che vi stanno attorno, per rammentare agli anglo-americani che gli impegni vanno rispettati. Se alla fine starete ancora a galla, autoaffondatevi. Nel giugno 1944, quando il nuovo governo presieduto da Ivano e Bonomi si insedia rifiutandosi di giurare fedeltà al re, gli altri comandi della Marina si adeguano alla scelta ministeriale. Ma quando il 22 giugno l'ammiraglio Nomis di Pollone ordina a Fecia di Cossato di giurare fedeltà al nuovo governo del Sud ed uscire in pattugliamento, questi risponde: «No, signor ammiraglio, il nostro dovere è un altro. Io non riconosco come legittimo un governo che non ha prestato giuramento al re, pertanto non eseguirò gli ordini che mi vengono da questo governo. L'ordine è di uscire in mare domattina al comando della torpediniera Aliseo. Ebbene, l'Aliseo non uscirà». Il 22 giugno 1944 Fecia di Cossato è fatto sbarcare dall'Aliseo e dopo essere stato convocato a Palazzo Resta è messo agli arresti nella fortezza con l'accusa di insubordinazione. La mattina successiva gli equipaggi si schierano a sostegno di Fecia di Cossato, rifiutandosi di prendere il mare e chiedendo la liberazione del loro comandante. Fecia di Cossato viene così liberato, ma mandato in licenza per 3 mesi. Raggiunge Napoli, ospite di un amico, dove riceve offerte di incarichi di comando dagli alleati, che però rifiuta. In quei giorni cerca, senza successo, di ottenere un colloquio con il luogotenente del regno Umberto di Savoia per spiegargli i motivi della sua decisione. Il 27 agosto 1944 scrive alla madre: «Da 9 mesi ho molto pensato alla tristissima posizione morale in cui mi trovo. In seguito alla resa ignominiosa della Marina, a cui mi sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del re che ci chiedeva di fare l'enorme sacrificio del nostro onore militare per poter rimanere il baluardo della monarchia al momento della pace. Tu conosci cosa succede ora in Italia e capisci come siamo stati indegnamente traditi e ci troviamo ad aver commesso un gesto ignobile senza alcun risultato. Da questa constatazione me ne è venuta una profonda amarezza, un disgusto per chi ci circonda e, quello che più conta, un profondo disprezzo per me stesso. Da mesi, mamma, rimugino su questi fatti e non riesco a trovare una via d'uscita, uno scopo nella mia vita. Da mesi penso ai miei marinai del Tazzoli, che sono onorevolmente in fondo al mare, e penso che il mio posto è con loro. Spero, mamma, che mi capirai e che anche nell'immenso dolore che ti darà la notizia della mia fine ingloriosa saprai capire la nobiltà dei motivi che mi hanno guidato. Tu credi in Dio, ma se c'è un Dio non è possibile che non apprezzi i miei sentimenti, che sono sempre stati puri, e la mia rivolta contro la bassezza dell'ora. Per questo, mamma, credo che ci rivedremo un giorno. Abbraccia papà e le sorelle, e a te, mamma, tutto il mio affetto profondo e immutato. In questo momento mi sento vicino a tutti voi e sono sicuro che non mi condannerete». Finito di scrivere, apre il cassetto della scrivania, prende la sua pistola di ordinanza e si spara un colpo alla tempia. Nel 1977 la Marina Militare Italiana ha ribattezzato il sommergibile della classe Sauro S519 Carlo Fecia di Cossato. Il vascello ha eseguito l'ultimo ammaino a bandiera il 31 marzo 2005 alla Spezia.
Carlo Fecia di Cossato è sepolto a Bologna.